Ieri ve l'avevo promesso, oggi quel giorno è arrivato. Dopo aver scoperto la tecnologia di bordo e l'infotainment della Mazda 2 Hybrid, è arrivato il momento di capire come collegare in un brevissimo tutorial il vostro smartphone via Bluetooth, ma non solo, alla Mazda 2 Hybrid. Allora, la procedura per connettersi al Bluetooth di questa Mazda 2 Hybrid è molto semplice. Innanzitutto, procedura simile su ogni telefono, io vi do un po' di contesto, utilizzerò il mio iPhone 11, il Bluetooth del telefono deve essere attivo e visibile. Premiamo su Seleziona telefono, Aggiungi. È stato raggiunto il massimo di 5 dispositivi da associare. Sostituire un dispositivo? Sì. Sostituiamo questo dispositivo, per esempio. Nel frattempo sta ricercando uno smartphone, ha già trovato WeDrive Carlo, che è il mio smartphone. Abbiniamo il PIN, non consentiamo la sincronizzazione di contatti preferiti. Si sta connettendo, quindi sono 3 punti. L'ha trovato, l'ha sincronizzato e si sta connettendo. Nel frattempo in alto è uscita la barra della banda, della batteria e del Bluetooth. Potrebbe essere necessario consentire l'accesso alla messaggistica. Salta. Siamo connessi, veramente molto semplice. Quindi per esempio andiamo a vedere su audio, origine, fonte, selezioniamo il Bluetooth. Non so perché ci sia Elio e le storie tese, noi nel frattempo andiamo a riprodurre un altro brano della nostra libreria. Benissimo, direi proprio che siamo connessi, ma se volessimo andare alle impostazioni del Bluetooth, anzi del telefono, connetti telefono, i suoni, suoneria, volume chiamate in arrivo, tono email, tono sms ed mms, volume email e volume lettura messaggio. Tornando indietro abbiamo le notifiche e il display, visualizzazione della chiamata in arrivo a schermo intero nel menu a discesa, pop-up notifiche, visualizzazione sms, mms in arrivo a schermo intero o pop-up, notifiche email, stessa cosa, visualizza stato trasferimento contatti e cronologia chiamate, oltre al funzionamento del telefono tramite comando al volante. Indietro, cronologia chiamate contatti e messaggistica. In audio, anzi in Bluetooth, abbiamo le impostazioni per avere dispositivi registrati, aggiungi nuovo, rimuovi o le impostazioni dettagliate, Bluetooth attivo o disattivo, impostazione del dispositivo predefinito e informazioni di sistema. Ma questo non è l'unico modo per andarsi a collegare tramite Bluetooth con questa vettura. Infatti, ad esempio con il mio iPhone, utilizzando il cavo USB di tipo A connesso alla macchina e Lightning connesso al telefono, io vado a collegare il cavo al telefono e dovremo avere la possibilità, ecco, di utilizzare, abbassiamo il volume, utilizzare Apple CarPlay. Semplicissimo, guardate un po' la home page con tutte le funzionalità, Google Maps perché non abbiamo le mappe ma abbiamo Google Maps sul telefono, e premendo su Mazda torniamo alla home page, anzi in questo caso al menu della vettura. Un tutorial velocissimo, un sistema semplice, abbastanza intuitivo. Vi chiedo di farci sapere nei commenti se vi è tornato utile, cosa ne pensate. Se effettivamente vi è tornato utile, lasciateci un bel like, perché per voi è gratuito ma per noi è molto molto importante. E se vi va, restate aggiornati con tutti i contenuti non solo sulla Mazda 2 ma in generale sul mondo dell'informazione a 4 e 2 ruote, iscrivendovi al canale e cliccando sul campanello per ricevere le notifiche. Ma anche, se vi va, cercateci su tutte le piattaforme social che vi possano venire in mente, anche sul nostro sito web dove pubblichiamo i nostri articoli. Vi basterà cercare wedrive.tv.